Hai mai sentito parlare dell'uomo di Taured? Un passaporto, un uomo e un paese che non esiste? O forse no? È da qui che tutto comincia. Perché nessun documento ufficiale conferma l'evento, ma nessuno lo ha mai smentito davvero. E allora ti chiedo, cosa c'è di più inquietante? Di una verità che non si può né confermare né negare. Oggi parleremo di un mistero mai risolto, una storia vera, o un errore nel nostro sistema. Lui diceva di venire da Taured, ma Taured non esiste. Tokyo, aeroporto di Haneda, anno 1954. È estate, fa caldo, ma qualcosa gela l'aria. Un uomo si presenta all'immigrazione, ben vestito, elegante, tranquillo, mostra un passaporto. È autentico, timbri reali, viaggi verificabili, nazionalità, Taured, un paese che non si trova su nessuna mappa. Possibile, una nazione intera, dimenticata. 36 anni, parla francese, giapponese, inglese e altre ancora, con disinvoltura, senza esitazioni. Dicono che conoscesse 14 lingue. E le parlava come un nativo, come se le avesse sempre parlate, ovunque fosse stato, ovunque fosse nato. Se mai è nato davvero, allora ti fermi, lo guardi e ti chiedi: chi parla così se non appartiene a questo mondo? Davvero un uomo può conoscere 14 lingue, senza appartenere a nessun paese? E se non le avesse mai imparate, ma solo ricordate? Ma allora, da dove viene davvero? Da qui ha inizio l'enigma. Nulla sarà più certo, nemmeno ciò che chiamiamo realtà. Appena legge quel passaporto, l'ufficiale resta immobile. Gli occhi scorrono tra i timbri, ma la mente si blocca su una parola. Il nome del paese? Tavred. Nessuno lo ha mai sentito. Eppure il documento è autentico. I timbri reali, l'inchiostro ancora fresco. L'ufficiale dell'immigrazione sente il cuore accelerare. Chiama un collega, poi un altro. Le autorità lo fermano. Gli chiedono: dove si trova Taured? Lui indica la mappa. È tra Francia e Spagna, dove oggi c'è Andorra. Taured esiste da 1000 anni, dice. Come potete non conoscerla? La sua voce non trema, ma negli occhi qualcosa si spezza. Sta mentendo? O dice la verità? Un pazzo? Un impostore? O qualcosa di più inquietante? Che diavolo abbiamo davanti? Chiama rinforzi, poi superiori, poi i servizi. Nel giro di pochi minuti l'uomo è isolato. Un ufficio, luci fredde, sguardi tesi. Inizia il controllo. Partono le verifiche. Database internazionali, chiamate ai consolati e diplomatici, cross-check di urgenza, centinaia di nomi, paesi, sigle, telefonate che attraversano fusi orari e continenti. Ma nessuna ambasciata conosce Taured, nessun ministro l'ha mai nominata, nessun trattato la include. Nel frattempo, l'uomo resta lì, quasi infastidito. È tutto un malinteso, dice. Taured è tra Francia e Spagna. Come potete non saperlo? Come se fossimo noi, fuori posto. O ci sta solo, confondendo. E allora portano le mappe. Tutte. Vecchie, nuove, satellitari. Lui indica. Ecco, è qui. Ma lì c'è solo Andorra. E un vuoto che non si può spiegare. Eppure nessuna carta lo mostra. Nessuna nazione ne parla. Nessun governo lo riconosce. La pressione sale. Le mani tremano. Telefono dopo telefono. Fax su fax. Traduzioni, mappe, telex. Ogni voce, ogni data, ogni dettaglio. Combacia con qualcosa che non esiste. Lui ci guarda con calma, mentre tutto attorno è caos. Agenti che parlano a bassa voce. Mappe sparse sul tavolo. Fogli, documenti, telefoni che squillano a vuoto. Occhi stanchi. Una domanda rimbalza da una bocca all'altra. Taured? Che cos'è Taured? Ma lui resta lì, in silenzio. Le mani sul tavolo. Lo sguardo fermo, quasi divertito. Come se stesse aspettando qualcosa. O qualcuno. Nessuna paura. Nessuna esitazione. Solo quella calma, che inquieta più di 1000 urla. Ci prende in giro? O è lui a vedere qualcosa che noi non vediamo? Qualcuno mormora, ne sa più di un diavolo. E per un istante, nessuno osa ridere, perché nella stanza c'è una presenza strana, densa, invisibile, come se il tempo si fosse storto, come se quel volto non fosse mai esistito. E allora arriva il pensiero che nessuno vuole dire ad alta voce. Sarà lui, in persona, un emissario, un errore, un segnale. Ma da chi? E da dove? E allora qualcuno lo sussurra, una frase, un pensiero che diventa paura. Quel paese non c'è. Silenzio. Un silenzio che pesa, che rimbalza tra pareti d'acciaio e sguardi increduli. È uno scherzo? Un'allucinazione collettiva? O sta succedendo davvero? Le ore passano, le scrivanie si riempiono di fogli, prove, contraddizioni, ma l'unica risposta è quella che nessuno vuole sentire. Quel paese non c'è. E allora ti chiedi, è lui a essere fuori posto? O siamo noi nel mondo sbagliato? Decidono di trattenerlo per la notte. Non come un criminale, non ancora, ma neanche come un innocente. Viene scortato in albergo, stanza sorvegliata, finestra bloccata.
2 agenti fuori dalla porta. Nessuna via di fuga. Domani chiariremo tutto, dicono. Ma il giorno dopo, l'uomo è sparito. Nessun rumore. La stanza è vuota, letto rifatto, nessun segno di lotta. La porta, mai aperta. Gli agenti non hanno visto né sentito nulla. La valigia è sparita, così come il passaporto, e con lui ogni traccia. Controllano ogni angolo, scaricano i nastri delle telecamere, ma non c'è nulla, niente, come se non fosse mai esistito. Com'è possibile? E allora una domanda resta, fredda, inquieta. Chi era davvero l'uomo di Taured? Un bug del tempo? Un viaggiatore interdimensionale? O solo un incubo troppo reale? Era un impostore? Un genio della fuga? O forse qualcosa di molto peggiore? Qualcuno suggerisce che fosse un criminale internazionale. Un esperimento, un test sfuggito al controllo di qualche potere segreto. Ma se fosse così, perché inscenare tutto questo? Perché creare un passaporto impossibile? Perché scomparire nel nulla, senza lasciare una sola prova? La polizia è impotente. Gli agenti tacciono. Il caso viene chiuso, archiviato, dimenticato. O meglio, fatto dimenticare. Ma davvero si può archiviare qualcosa che sfida le regole stesse della realtà? E poi resta solo il silenzio. Nei corridoi della polizia nessuno parla più di quel caso. Eppure, tutti lo ricordano. Un uomo con documenti impeccabili. Ma da un paese che non esiste, svanito nel nulla, senza rumore, senza logica, senza spiegazioni. E allora, tra sigarette spente a metà e fascicoli chiusi con troppa fretta, qualcuno inizia a chiederselo davvero. E se fosse stato sincero? E se davvero veniva da un altro piano della realtà? Da un mondo simile al nostro, ma leggermente sbagliato? Un mondo che non dovremmo conoscere? E se non fosse il primo? Se altri fossero già passati di qui, ma non li abbiamo mai riconosciuti? Cosa ci stiamo perdendo? Cosa c'è là fuori, che sfugge ai radar, ai satelliti, ai protocolli? E soprattutto, chi ha davvero il controllo della realtà in cui viviamo? Perché se l'uomo di Taured ha detto la verità, allora tutto il nostro mondo potrebbe essere solo una versione, una copia, una delle tante, e noi solo comparse in una dimensione sbagliata. Una dimensione adiacente alla nostra, separata solo da un errore? Forse, per un attimo, le due realtà si sono toccate. Ma se lui è arrivato qui, quanti altri stanno ancora viaggiando tra i mondi? E se il suo errore potesse capitare a chiunque? A me, a te, adesso. Hai mai guardato una mappa e sentito che mancava qualcosa? Hai mai sognato un luogo che non esiste? Hai mai avuto il dubbio di non essere esattamente nel mondo giusto? L'uomo di Taured è scomparso per sempre. O forse no. Forse è tornato nel suo mondo. O ne ha trovato uno nuovo. Resta una sola certezza. Non sempre la realtà è come ce l'hanno insegnata. E i confini sono più fragili di quanto sembri. Chi era quell'uomo? Un criminale? Un pazzo? O un messaggero di qualcosa che non possiamo o non vogliamo capire? Una verità cancellata? O un errore del sistema? Forse la domanda giusta non è da dove veniva, ma perché è arrivato proprio qui? Abbiamo raccontato una leggenda, o forse qualcosa di più. Una storia tramandata nel tempo, senza prove, ma neanche risposte. Un uomo venuto da un paese inesistente, un passaporto autentico, ma impossibile. Un volto reale, sparito nel nulla, inventato. Forse. Ma allora perché ancora oggi nessuno riesce a dimenticarlo? Tu ci credi? Hai mai avuto la sensazione di non appartenere del tutto a questo mondo? Ti sei mai sentito fuori posto? Come se il mondo intorno a te non fosse esattamente come lo ricordavi? E se un giorno incontrassi qualcuno venuto da un paese che non esiste? Scrivilo nei commenti. E ricorda, a volte basta un piccolo errore per far crollare tutto ciò che crediamo reale.